La luce dei riflettori torna puntata su Gökberk YLDRM e Cemre Arda, e questa volta il motivo non è un'apparizione casuale o una semplice voce social, ma un passo importante che sta già facendo chiacchierare mezza industria. Lui ha preso un volo per Parigi per dare il via a un progetto cinematografico internazionale, e lei, con la sua eleganza discreta e il suo sostegno sempre visibile, ha trasformato l'attesa del decollo in una scena che i fan non dimenticheranno facilmente. A Istanbul, tra terminal lucidi e voci che si sovrapponevano, i due sono stati avvistati con un look da viaggio curato ma confortevole, colori neutri, tessuti morbidi, una linea essenziale che diceva molto senza dichiarare troppo. Gökberk YLDRM è apparso sereno, la postura di chi sa che sta per aprire una porta importante. Accanto a lui, Cemre Arda ha sorriso ai pochi fortunati che si sono avvicinati, scambiando parole rapide e gentili, come per dire ci vediamo presto, non vi deluderemo. Poco prima dell'imbarco, alcuni fan hanno chiesto una foto, lui si è fermato, ha ringraziato, ha promesso di lavorare con tutta l'anima, lei ha fatto un passo indietro per lasciare spazio, poi ha sistemato il cappuccio del suo giaccone e ha salutato con la mano, attirando sguardi affettuosi quanto curiosi. Non c'era alcuna impazienza, solo quella vibrazione elettrica che attraversa l'aria quando una svolta è tanto vicina da poterla toccare. E Chiara li racconta che Gökberk YLDRM, poco prima di superare il controllo passaporti, ha stretto il palmo di Cemre Arda per un istante in più, un gesto breve ma intenso, come una promessa sussurrata mentre il mondo osserva da lontano. Il viaggio verso la capitale francese non è stato un semplice trasferimento da set a set, ma l'inizio di un cammino che potrebbe cambiare il modo in cui il pubblico internazionale pronuncia il suo nome. All'atterraggio a Parigi, tra l'odore di pioggia e caffè, gli obiettivi dei fotografi locali hanno catturato Gökberk YLDRM mentre attraversava l'uscita arrivi, lo sguardo deciso di chi ha già la scena nella testa. Non ha perso tempo, auto pronta, direzione studio di produzione, con la discrezione che si addice a chi preferisce lasciare parlare il lavoro. Questo passaggio, notato e subito rilanciato, ha confermato ciò che molti sospettavano. La trasferta non era una fuga romantica o un weekend lungo, ma l'avvio reale delle riprese di un film ambizioso. Le voci che filtrano dagli addetti ai lavori raccontano di una storia d'amore appassionata, di quelle che parlano più con i silenzi che con le parole, in cui la sensibilità turca incontra i volti e i toni del cast europeo. Un regista affermato del panorama continentale alla guida del progetto. È noto per la sua mano attenta e per quella capacità rara di scavare nei dettagli fino a trovare la verità che tutti sentono ma pochi sanno mostrare. Al centro, Gökberk YLDRM, un ruolo denso, emozionale, molto distante dai personaggi con cui si è affermato finora. Si mormora di scene che chiedono respiro profondo, di improvvisi cambi di registro, di momenti in cui la macchina da presa rimane ferma sul volto e tutto succede negli occhi. Un azzardo? Forse. Ma a chi conosce il suo percorso sembra, più che un rischio, la scelta naturale di un attore pronto a salire di livello. Cemre Arda, intanto, non è rimasta sullo sfondo. Dapprima è stata la presenza calma e tagliente al fianco di lui in aeroporto, poi la voce calda che ha riecheggiato nei primi dietro le quinte. Le storie condivise sui social hanno raccontato le loro prime ore francesi, una foto di scarpe bagnate sulla pietra, un riflesso di luce su una finestra dallo stile haussmanniano, un corridoio di studio con le luci spente e un ciak appoggiato a terra. Non c'erano frasi altisonanti, solo quelle parole che aprono il cuore e lo tengono sveglio. Si comincia, il cuore è pieno, la gratitudine pure. In un post, lui ha scritto che ogni rotta nuova insegna un passo diverso e che la sfida è trovare il proprio equilibrio tra ciò che si lascia e ciò che si incontrerà. Lei ha risposto con un'immagine aereo silenziosa di Parigi dal finestrino e una didascalia in cui si percepiva chiaramente l'orgoglio, quelle sillabe di incoraggiamento che diventano casa anche a migliaia di chilometri. I commenti sono arrivati a ondate. C'era chi dichiarava di non vedere l'ora di vederlo sul grande schermo in una veste più intensa, chi ringraziava entrambi per l'esempio di coraggio e misura, chi ricordava scene passate di Gökberk YLDRM come promesse già mantenute e chi, tra i colleghi, si lasciava scappare complimenti che suonavano come una benedizione. Non sono mancati i messaggi di attori e musicisti turchi, pronti a celebrare la strada che si apre,
congratulazioni calde, inviti a spaccare tutto, abbracci virtuali per una coppia che ha fatto della complicità un marchio. In mezzo a tutto, la calma vigile di Cemre Ard ha mantenuto il focus dove deve stare, sul lavoro, sulle scene, sul ritmo di giornate lunghe, sui dettagli che fanno la differenza. Il set, tra una prova costume e una lettura al volo delle scene, ha trovato un respiro a contatto con Parigi. La città non è solo fondale, è personaggio. Si dice che alcune sequenze siano state pianificate nei punti che tutti conoscono ma che pochi sanno guardare davvero. La Torre Eiffel che entra nell'inquadratura come una promessa di vertigine, Montmartre con i suoi gradini vivi e le voci che si incrociano, la Senna in certe ore che sembrano rubate alla notte, quando l'acqua racconta altro. Lì, in mezzo al brusio, un attore turco che porta il proprio mondo dentro il movimento di una scena e una donna che ne custodisce i battiti, disegnano il loro presente con la delicatezza di chi sa che la memoria, a volte, è un'inquadratura ben piazzata. Gli analisti del settore, mai avari nel tentare previsioni, hanno già iniziato a parlare di svolta. Non è la prima volta che Gökberk YLDRM punta in alto, è vero, ma questa occasione ha il sapore di quei treni che si prendono una volta sola. Il formato è internazionale, il cast mischia radici e pronunce, la regia europea porta in dote un modo diverso di tenere il tempo tra una frase e l'altra. E poi c'è il peso di un protagonista scritto per entrare sotto pelle, l'angolo inedito di un interprete che si spinge oltre l'immagine e decide di sporcarsi le mani con imperfezioni, fragilità, reazioni non addomesticate. Critici attenti hanno già suggerito che questo potrebbe essere il punto di non ritorno, l'opera capace di riscrivere la mappa della sua carriera, di farlo riconoscere subito da chi finora lo aveva intravisto soltanto nei riflessi dei trend. A distanza, il pubblico segue ogni passaggio come un romanzo a puntate. Il primo Chuck è arrivato con una foto sfocata e una risata in sottofondo, il secondo con una ripresa breve in cui si intravede la sagoma di Gökberk YLDRM in controluce. Qualcuno ha fatto notare un particolare del cappotto, qualcun altro ha provato a leggere il titolo provvisorio sulla cartellina di produzione. C'è chi scrive che la città sembra respirare con lui e chi inventa già un finale, come se bastasse un dettaglio per immaginare la trama intera. In mezzo, la concretezza dei giorni, prove, script cambiati all'ultimo, pause caffè che diventano piccoli consigli sottovoce, attese fredde a ridosso di un ponte, risate improvvise quando la stanchezza farebbe crollare tutti. Cemre Ard attraversa questo flusso con una presenza che non ruba la scena ma la definisce. Le sue parole non sono slogan, sono appoggi. Ha raccontato di come ci sia un fascino nel vedere una storia nascere in un'altra lingua, di come il suono del francese, del turco e dell'inglese si mescoli sul set come fa la luce tra le vetrate di un caffè. Ha confidato di avere scattato una foto di Gökberk YLDRM mentre prova una battuta guardando in basso, concentrato, disteso, e di aver capito, proprio in quel momento, che certe strade sembrano difficili solo finché non le imbocchi. L'ha messa online a distanza di ore, senza clamore, lasciando parlare l'immagine. Sul versante produzione, gli addetti di Parigi hanno confermato che la lavorazione proseguirà in più quartieri iconici, con permessi già ottenuti e un'agenda serrata. Si parla di un paio di settimane tra rive e piazze, poi un rientro in studio per scene più intime, quelle in cui la recitazione deve stare in punta di piedi. Nel mezzo, alcuni momenti all'aperto che richiedono, oltre alla logistica complessa, una temperatura emotiva capace di tenere, perché il vento, le auto, i passanti, tutto entra in scena e bisogna saperci danzare insieme. Chi c'era giura che Gökberk YLDRM, al termine di un sopralluogo, abbia sussurrato che la città sembra scritta per quella storia e quella storia sembra cucirsi addosso alla città. Nel frattempo, il passaparola in patria si è fatto coro. I commenti dei fan hanno il tono delle grandi occasioni, c'è orgoglio, c'è attesa, c'è un tipo di affetto che somiglia a una famiglia allargata. Tantissimi messaggi parlano della coppia, di come riescano ad essere pubblici senza risultare invadenti, di come l'amore, quando è discreto, diventi più forte. Dal mondo dello spettacolo, i complimenti sono arrivati netti, spingersi fuori confine non è solo ambizione, è responsabilità. E la scelta di farlo con sensibilità, senza perdere la propria impronta, è il segno più chiaro che il momento è maturo. Certo,
Nessuno finge che sia semplice. Il ritmo è feroce e la pressione può farsi rumorosa, ma proprio qui emerge la differenza. I momenti di silenzio che Gökberk YLDRM e Cemre Arda riescono a ritagliarsi paiono ossigeno puro, una ritualità che li protegge e li tiene lucidi. Un tè caldo prima dell'alba, una camminata breve con i cappotti chiusi, uno scambio di sguardi che dice vai, io sono qui. Bastano pochi dettagli per intuire la delicatezza con cui si muovono insieme, senza confondere ruoli e senza impastare le linee. Lei custodisce e incoraggia, lui ringrazia e ricambia, e in mezzo scorre un lavoro che chiede testa, cuore e pazienza. Mentre le giornate si accorciano e il set prende il suo slancio definitivo, Parigi continua a offrire i suoi angoli migliori. Le ringhiere dei ponti diventano cornici, i tetti grigi vengono illuminati da un sole timido, i corridoi di pietra si aprono su cortili che sembrano usciti da un tempo sospeso. Su questa mappa, la troupe traccia rotte con puntualità e stupore, un'inquadratura lunga sulla riva, il taglio di una luce che filtra tra le foglie, un dialogo in una stanza con le pareti color crema, una corsa improvvisa lungo i gradini di Montmartre, poi un fermo immagine su un balcone che guarda lontano. Ogni volta, una parte di lui rimane lì, e ogni volta, una parte di lei lo richiama alla proporzione giusta, quella che resiste al clamore. Chi segue da casa conta i giorni e le briciole di contenuto. Ogni dietro le quinte è una miccia, ogni scatto rubato una prova che l'attesa ha un senso. E non manca chi si diverte a immaginare la colonna sonora, i colori, le pause, chi si chiede come verrà distribuito, quando uscirà il primo trailer, quale sarà il tono del poster. C'è anche chi ricorda a tutti che il presente è già un risultato, che c'è qualcosa di prezioso nel veder nascere un'opera con i tempi giusti, senza strappi. Un promemoria implicito, i percorsi veri non sono lampi, sono abitudini, sono passi ripetuti con coerenza. Nel quadro generale, resta una sensazione forte, questa esperienza segna un capitolo nuovo. Non è una separazione da ciò che è stato, ma un ampliamento. La carriera di Gökberk YLDRM si prepara a parlare a più lingue, a più sguardi, a più storie. La presenza di Cemre Arda, solida e luminosa, aggiunge quella qualità che evita le sbavature e restituisce alle immagini un'umanità intera. Se sarà una svolta definitiva, lo dirà il tempo. Intanto, il giudizio dei critici che hanno fiutato l'aria è già una specie di preludio, un'interpretazione profonda, un contesto che non spreca la promessa, un posizionamento che potrebbe ridefinire le aspettative attorno al suo nome. Il resto è attesa e coraggio. Attesa di vedere la Torre Eiffel farsi parte di una scena che resterà, attesa di perdersi per qualche minuto tra i vicoli di Montmartre, attesa di scivolare lungo la Senna mentre una frase lenta trova la sua piega migliore. Coraggio di restare fedeli, di non smarrire il passo, di sapere che quando il lavoro chiama non è un fischio, è una musica che merita ascolto. Tra una prova e un ciak, tra una carezza veloce e un attimo di concentrazione a occhi chiusi, Gökberk YLDRM e Cemre Arda stanno scrivendo un frammento di storia che profuma di futuro. E chi li guarda da lontano, con affetto, sa già che presto arriveranno nuove immagini, nuove parole, nuovi indizi. Fino ad allora, la città, il set e i loro cuori faranno il resto.